Oggi vi parlo di attacco mandrino. Quando viene acquistato un tornio nuovo, in dotazione vi danno questo. È un platorello, come potete vedere ha parecchi buchi che servono per fissare il pezzo. Altrimenti c'è questa che è la punta trascinatrice, è fatta con l'attacco Conon Morse 2, che è come quello del trapano colonna. Per chi è l'amirone, quando acquistate un mandrino professionale a 4 griffe come questo, che è quello che mi ha inviato Brico Sergio, dovrebbero darvi in dotazione anche questa boccola, che di qua al passo 33 per 3,5, come sono tutti i torni professionali o semiprofessionali. Dall'altra parte ha il filetto da 28, mi sembra che hanno i tornietti quelli da Brico. Un altro sistema di aggancio dei pezzi sul mandrino è questo, è una vite, qui è fatta in maniera da essere bloccata all'interno delle 4 griffe perfettamente e tiene il pezzo appoggiato contro le griffe, quindi in sicurezza. Andiamo a cominciare. Ora vi faccio vedere l'attacco con appunto la coda di porco. Si procede facendo le diagonali sul pezzo da lavorare, con un punzone facciamo un po' di buco, abbiamo fatto il buco, ora andiamo ad avvitare il pezzo, sul tornio. Avviciniamo la contropunta, la fissiamo bene bene e andiamo a lavorare. Però questo lo vedrete naturalmente nella seconda puntata. Vi faccio vedere il secondo metodo per attaccare il pezzo al mandrino. Questa è una tavola, io adesso lo attacco dalla parte di qua perché la venatura è girata in questa maniera, quindi questo sarà all'interno della ciotola o piatto che sia e andremo noi a togliere poi il materiale da qua, andando nel senso della vena, insomma. Allora, anche qua come nel caso di prima tracciamo le diagonali per trovarci il centro. Trovato il centro del nostro pezzo, andiamo a appoggiare sopra il platorello cercando di centrarlo il più possibile. Dopodiché col nostro amico avvitatore andiamo a avvitare 4 viti, magari corte, per non rovinare le sgorbie. E anche questo è pronto per essere lavorato, basta avvitarlo e è pronto per lavorare.
Il metodo più facile per lavorare pezzi al tornio è quello di usare la punta trascinatrice. Anche in questo caso disegniamo il punto di mezzeria tracciando le diagonali con l'aiuto di una squadretta. Ho creato la croce qua, di qua. Ora andiamo ad appoggiare il nostro punto trascinatrice, diamo un colpetto col martello e andiamo dall'altra parte con la contropunta in appoggio, e anche questo è pronto per essere lavorato.